Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e in questa nuova avventura siamo tornati al Nugget Creek per controllare non vi fossero rimaste delle tracce d'oro nel deposito che abbiamo trovato negli scorsi episodi. Questo è l'ultimo raccolto aurifero derivante dal deposito del Nugget Creek. Come vedete siamo sempre vicini ai pochi decimi di grammo per giorno per persona. In ogni caso, da aggiungere alla propria collezione, secondo me, è sempre una grande soddisfazione. Iniziamo quindi l'avventura di oggi facendo un po' di prospezione lungo l'affioramento che negli scorsi episodi ci ha donato un campione di oro nativo disperso in ganga quarzosa. Vi ricordate? E proseguiremo anche con il lavaggio di sedimenti alla canaletta. Non ci rimane altro che iniziare. Buona visione! Ciao ragazzi, Luca sta cercando dell'oro nativo dentro l'affioramento che già la scorsa volta abbiamo appurato essere aurifero. Si tratta in ogni caso di una manifestazione secondaria, in gergo si tratta di vene, sì, che contengono all'interno un po' di oro, ma al contempo sono quantità veramente infinitesimali. Non c'è sostanzialmente una quantità da rendere questo sfruttamento in nessun modo economico. Quello che però voglio farvi notare è che queste vene sono piegate. Vedete che formano questa struttura. Tendenzialmente le vene ce le immaginiamo lungo un piano, in questo caso vedete che vanno a creare una sorta di S. Luca ha trovato una seconda traccia di oro nativo con il suo Gold Monster 1000, un metal detector della MyLab. Luca ha tolto l'asta per andare a utilizzare meglio la piastra. Stanno andando a scandagliare questi frammenti derivanti dalla mineralizzazione in cerca di altro oro nativo. Purtroppo in questo contesto ha avuto un po' sfortuna in quanto il pezzettino d'oro nativo si è staccato dalla sua matrice. Questo non mi sorprende perché addirittura questa mineralizzazione va a pezzi completamente già solo toccandola con le mani. Vi faccio vedere. Vado a prendere questo pezzo di mineralizzazione, vedete che già con le mani riesco a frantumarlo, figurarsi con un piccolo mortaio. A mio parere comunque la cosa migliore quando l'oro nativo è all'interno della ganga quarzosa, come in questo caso, come il mio caso, perché ha un valore secondo me maggiore dal punto di vista collezionistico. Però dipende da caso a caso, dipende un po' cosa cercate. Comunque qualche risultato l'ha già ottenuto, molto interessante, quindi queste mineralizzazioni potrebbero conferirci diversi campioni a collezione. Comunque giacimentologia mineraria del Nugget Creek, soprattutto quelle mineralizzazioni, ne ho già parlato abbondantemente nelle puntate precedenti, a cui vi rimando la visione nel momento in cui foste interessati. Questo costone pensiamo essere la fonte dell'oro al Nugget Creek, però le pepite d'oro e in generale l'oro derivante da questo costone sono state concentrate poco a valle, dove troviamo in maggior quantità. Si tratta comunque di quantità discrete e lo ammetto e ve lo dico. Troviamo in genere dai 2 ai 4 decimi di grammo al giorno in pepite. Queste sono molto grandi obiettivamente rispetto alla media che andiamo ad affrontare nel corso delle nostre avventure anche lungo altri rii e fiumi. Il problema è che derivando da potenzialmente, non sono sicuro oggettivamente, le mineralizzazioni poco a monte sono veramente stracolme di quarzo idrotermale all'interno. Questo fa sì che la pepita, anche se è molto grande, in realtà una volta pesata obiettivamente si vede, si appura che pesa magari un quarto, un terzo in meno rispetto alla media con cui di solito abbiamo a che fare. Questo comunque secondo me non deve essere visto come un problema, perché difficilmente quest'oro verrà fuso, piuttosto farà parte di collezioni mie o altrui, e quindi è un dato di fatto, è una sorta di firma di questo tipo di deposito di giacimento. Vedete che ogni qualità che si può appurare in un fiume, ogni oro può essere diverso dall'altro, come anche sedimenti pesanti correlati durante la ricerca. In quest'ottica siamo ricercatori di minerali dal punto di vista amatoriale, quindi un valore prettamente collezionistico oppure scientifico.
po' adesso di questo scavo che ho fatto. Qua a lato abbiamo il fiume, che purtroppo l'acqua è già più alta rispetto allo scavo, non vado quindi a bucare questa barriera in quanto è meglio lavorare non con tanta acqua. L'obiettivo della mia prospezione di oggi è quello di utilizzare questo strumento che grazie alle setole, grazie all'acqua, mi permette di andare a lavare il meglio possibile questo bedrock. Abbiamo già appurato la scorsa volta, in generale in questa avventura al Nugget Creek, che il miglior oro, soprattutto quello in concentrazioni maggiori, si trova proprio appoggiato a questo bedrock roccioso. Talvolta si riescono a trovare addirittura a vista, perché rispetto al bedrock roccioso, in questo contesto si parla di un micacisto graffiti colore scuro, l'oro è molto brillante. Quindi si può fare la cosiddetta tecnica chiamata hand picking. Sostanzialmente si prende addirittura con le mani le pepite d'oro che sono appoggiate al substrato. È molto raro comunque. In generale mi conviene andare a setacciare tutti i frammenti, tutti i sedimenti che riesco a raggiungere. Tutti i sedimenti selezionati e setacciati vanno a finire in questo cabasso e successivamente lavati attraverso la mia canalina. Gli scarti vado a porli sempre qua dietro, in maniera tale che man mano che avanzi con lo scavo vado a colmare e riempire la depressione. Infatti è molto importante anche il ripristino in questa attività di ricerca e di prospezione. Prima di tutto è obbligatorio in Piemonte, da legge regionale piemontese, e successivamente molto importante anche dal punto di vista ecosostenibile e ambientale. Quindi ragazzi, non lasciate mai depressioni aperte o buche dei vostri scavi, bisogna sempre colmarli e chiuderli il meglio possibile. Farvi notare anche un po' di pietre piuttosto che materiali strani che abbiamo trovato. Questo per esempio un vetro, probabilmente derivante da un lampadario. Fatemi sapere anche qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Questo invece è un rifiuto metallico al cui interno e anche in superficie sono rimasti incastrati e attaccati questi ciottolini, questa ghiaia. Dopodiché si trovano anche dei vetri antropici più o meno levigati dalla forza del fiume. Qua ad esempio di un pezzo di mineralizzazione con dentro la turmalina. Vedete come si possono trovare un sacco di cose strane lavando questi sedimenti alluvionali. Talvolta vi sono pezzi proprio di mineralizzazioni derivanti a monte, più raramente troviamo rocce verdi, come in questo caso una prasinite, qui invece una serpentinite, ma sono in generale molto rare. Quando arriviamo lungo il pay layer, cioè dove vi è la maggior parte dell'oro presente, ecco che i ciottoli iniziano a presentarsi in questa maniera, cioè ossidati. Vedete quindi quante cose si riescono a imparare durante una giornata di ricerca, si hanno a che fare sempre con casi differenti, conviene sempre andare anche ad appurare non solo le tecniche più performanti, ma anche i materiali, strumenti che si possono utilizzare, non solo dal punto di vista legislativo, in questo caso solo strumenti manuali in Piemonte, piuttosto anche in quale sedimento si va a concentrare la maggioranza dell'oro presente, e dipende, di solito conviene lì andare a scavare e lavare la maggior parte dei sedimenti. Comunque ora, bando le ciance, iniziamo a lavare il primo cabasso della giornata.
Queste sono le fessure che ho lavato questa mattina. Luca continua a spadellare, Roby passa in canaletta. Qui abbiamo di fronte un bel problema. Al Nugget Creek l'oro è finito? È terminato? Per nostra esperienza vi possiamo dire che dire un posto esaurito è pressoché sbagliato. È impossibile riuscire a estrarre tutto l'oro, perché un po' rimane nello scavo, un po' si perde nella canaletta o al piatto. Quindi si cerca di recuperare tutto quello che si riesce, tenendo presente che sempre qualcosa però si va a perdere. Comunque penso che la nostra avventura al Nugget Creek sta giungendo a un fine. Abbiamo trovato finora qualche pezzo di oro nativo in quarzo, è vero, diverse pepite, diversi grammi in oro, però prima o poi doveva finire la pacchia. Direi che siamo arrivati a un dunque. Voglio vedere se a monte, visto che è finito, magari a valle la Pace Creek, sostanzialmente dove vi è l'oro, prosegue. Siamo un po' arrivati alla frutta, la realtà dei fatti. Quindi propongo questo ultimo cabasso della giornata da riempire con questo sedimento che vado di lavare. Là dove ha scoperto già Luca ha trovato pochino, questo è bedrock, il mica scisto. Ragazzi, andiamo a vedere se desse ancora qualcosa. Direi che qui ho trovato una bella fessura, stanno iniziando anche a comparire dei bei granati grandi. La laviamo e vediamo se mai ci salvasse la giornata. Ragazzi, tiriamo un po' le somme, le conclusioni di questa avventura di nuovo al Nugget Creek. Questo episodio vi ricordo che fa parte di una serie più ampia, quindi se vi foste persi gli altri episodi mi raccomando di andarveli a cercare lungo questo canale. In ogni caso sapete che finora abbiamo raccolto diversi grammi di oro. Nei prossimi video andremo a lavorare i concentrati di lavaggio, andremo ancora a fare dei test conclusivi, anche se penso che il grosso dei lavori è finito. Oggi tra alti e bassi vi ho fatto appurare come la concentrazione dell'oro purtroppo stia diventando sempre più spottata. Per fortuna Luca ha trovato di nuovo un pezzettino di oro attaccato alla matrice quarzosa, però ragazzi si tratta di quantità veramente infinitesimali. La cosa più interessante di questa località sicuramente è il fatto che l'oro si trova sotto forma di pepite. Si trova sotto forma soprattutto di pepite con una morfologia molto particolare, ricca in quarzo. Penso che andremo ancora a analizzarle meglio al microscopio per appurare magari delle caratteristiche salienti che ci permetteranno in futuro di trovare ancora altro oro al Nugget Creek. Magari più monte, magari più valle, potrebbero esserci altri arricchimenti. In ogni caso fatemi sapere la vostra, se questa video avventura vi fosse piaciuta, un mi piace, mi gasa tantissimo, iscrivetevi al mio canale e al canale di Luca e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi!